Bentornati a Football Benchmark, puntata finale di questa nostra rubrica dedicata al calcio, all'economia del calcio, puntata in formato maxi anche per gestire quello che è un documento che avremo in esclusiva grazie a KPMG che ci ha accompagnato tutto questo percorso. Io vi presento chi ci aiuterà a comprendere questo documento, Valuation Report di KPMG, questo documento che raccoglie le 32 squadre migliori d'Europa, un'analisi del loro valore d'impresa. Quindi saluto Andrea Sartori, che è Global Head of Sports di KPMG, ormai l'avete imparato a conoscerlo in queste puntate, e Gianni Dragoni, giornalista del Sole 24 Ore, che ci è venuto a dare supporto per gestire questa mole di dati molto interessante. Andrea, dicevamo, avete valutato in questo documento presentato in questi giorni a Londra quello che è il valore d'impresa delle 32 società di calcio europee più importanti. Ti faccio una domanda basilare, essenziale per capire di cosa parliamo: che cos'è e cosa si intende per valore d'impresa? Beh, il valore d'impresa è il valore del capitale, diciamo, a valore di mercato, più i debiti meno la cassa. Questa è una definizione, direi, semplice. Magari aggiungerei anche che la nostra valutazione è effettuata al 1° gennaio 2017, certo. È il secondo anno che facciamo questo tipo di analisi e quindi la nostra valutazione non tiene conto dei risultati sportivi della stagione in corso o che è praticamente appena finita. Chiaro, in questo tipo di analisi avete usato una metodologia, il vostro metodo in 5 punti, ce lo vuoi illustrare tu ovviamente, per vediamo come siete riusciti a ricavare questi numeri, con quale tipo di parametri, insomma? Certo, il nostro metodo è il metodo cosiddetto del multiplo del fatturato, dove praticamente si guarda il fatturato di un'azienda, in questo caso di un club, e si applica un multiplo, che però nel nostro caso è un multiplo specifico per ogni club, per cercare di andare a superare i limiti di questa metodologia, perché il multiplo del fatturato non tiene conto, per esempio, della patrimonializzazione di un club, non tiene conto del livello di redditività e non tiene conto delle prospettive future. Certo. Di conseguenza KPMG cosa ha fatto? Ha praticamente sviluppato per ciascun club un multiplo ad hoc. Il primo fattore che praticamente teniamo presente è la redditività e soprattutto qui noi ci focalizziamo sul rapporto stipendi rispetto ai ricavi. Quindi un club che ha un rapporto di stipendi ricavi, diciamo, più efficiente, in un certo senso viene premiato con un maggiore moltiplicatore. Il secondo punto è la popolarità. La popolarità espressa attraverso il numero di followers nei social media, quindi Twitter, Facebook e Instagram. Quindi un dato molto moderno anche per quello che è recentissimo, per quello che è lo sviluppo anche società di calcio. Assolutamente, e la logica qui è: più c'è un livello di engagement a livello dei fans, ed è a livello globale, perché queste chiaramente sono delle piattaforme locali, più ci si può aspettare un valore più alto del marchio. Il terzo fattore è un fattore che in un certo senso considera lo stato di patrimonializzazione della società e che si riferisce al valore della squadra, perché è importante tenere presente il potenziale sportivo. Certo. La logica è: tu più hai una squadra di alto valore e più hai la possibilità eventualmente di vincere sul campo, e vincere sul campo ti porta a creare maggiori fatturati ed eventualmente aumentare la redditività. Quarto punto, chiaramente, è il mercato dei diritti televisivi, cioè quanto grande è il mercato di ciascun paese e anche qual è il metodo di distribuzione dei ricavi derivanti soprattutto dalle televisioni. Quinto ed ultimo, diamo un premio a una società se possiede o meno uno stadio di proprietà. Quindi tutti questi fattori portano a creare un multiplo ad hoc che è specifico per ciascuna delle 32 società che sono state analizzate. Una volta scoperto questo metodo, ora dici qual è il podio, la top 3 per del vostro Valuation Report per quanto riguarda appunto fino al gennaio 2017. Ecco, la squadra col più alto valore della prima squadra a superare i 3 miliardi di euro è il Manchester United. Il Manchester United, che rispetto all'anno scorso è cresciuto del 7%. Al secondo posto abbiamo il Real Madrid, che ha avuto una crescita del 2%, e al terzo posto abbiamo l'altra grande spagnola, il Barcellona, che ha praticamente mantenuto il valore inalterato rispetto all'anno scorso e ha un valore di circa 2 miliardi e 750 mila euro. Parliamo di cifre astronomiche da piccolo paese europeo. Chiedo a Gianni Dragoni, è un dato in linea con le aspettative, Gianni, quello che vediamo?
Beh, quello che un po' mi ha sorpreso in questo lavoro, che è molto approfondito, molto accurato, è il secondo anno che viene fatto, ma va detto è la prima volta che una grande società anche di analisi finanziaria, di consulenza, si è spinta in un territorio inesplorato, perché prima si misuravano solo i dati dei ricavi, c'erano delle analisi, e quindi questo è un lavoro molto importante che ci aiuta a capire meglio il valore delle società. Quello che forse penso sorprenda un po' è questo podio al Manchester United, ma perché noi siamo abituati a conoscerlo per i risultati sportivi. Chiaro. Ed è un po' di anni che qualche giorno fa ha vinto l'Europa League, ma questo non fa parte, come ha detto Andrea Sartori, della valutazione di quest'anno, per cui lo vedremo semmai l'anno prossimo questo, quindi effettivamente un po' sorprende. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che il valore del Manchester United è non tanto nei risultati sportivi rispetto al Real Madrid o rispetto al Barcellona, ma è nella gestione commerciale, nella gestione proprio aziendale. Infatti il Manchester United ha due dati nel bilancio che sono importanti per capire questa posizione, e cioè i ricavi sono aumentati nell'ultimo bilancio di 168 milioni, sono arrivati a 686 milioni in euro, è il club con i ricavi più alti tra tutte le squadre europee, e con questo valore il Manchester United dopo 11 anni è arrivato al primo posto anche nella classifica per ricavi in Europa, che era stata occupata per 11 anni dal Real Madrid. Il Manchester United ha un altro dato importante, ha un rapporto tra stipendi e ricavi più basso rispetto alle grandi, il 47%, che effettivamente è un rapporto virtuoso, e poi un utile operativo che rispecchia sia i risultati della gestione sia le plusvalenze da calciomercato o EBIT di 92 milioni di euro. Quindi questo direi probabilmente credo che questi dati segnano anche un po', anticipano il ritorno nella top league sportiva del Manchester United. Possiamo allargare questa analisi alla top 10, quella che avete definito la top 10, no, sì. Andrea? La domanda rimane sempre sul Manchester United. Com'è possibile questa differenza tra quello che è il risultato sportivo? Il Manchester United da tempo non è a livello top in Europa, ma anche in Inghilterra, e poi quello che è il risultato economico. Come si spiega? Perché il Manchester United riesce ad andare oltre questo numero mostruoso che sono i 3 miliardi di euro? Non è solo il Manchester United, sono tutte le squadre inglesi. Lo vedremo dopo, abbiamo 8 squadre inglesi nelle top 32. Il Manchester United è una vera azienda con un'ottima gestione, molto focalizzata sull'ottenere ricavi commerciali, non così teledipendente come molte altre squadre europee, come del resto le italiane e le spagnole, ad esempio, e come diceva giustamente Gianni, nonostante i risultati non eccellenti sul campo dopo, diciamo, la fine dell'era Ferguson, ha una redditività che è effettivamente molto molto alta. Cioè, quando guardiamo il risultato operativo dopo il player trading, il risultato del Manchester United nell'ultima stagione è il doppio rispetto a quello del Real Madrid. La cifra esatta è 92 milioni per il Manchester United e 41 per il Real Madrid. Poi alla fine da investitore uno deve guardare non tanto solo al risultato sul campo, ma quanto effettivamente la squadra riesce a generare a livello di cash flow. Per capire l'importanza di questi dati e la grandezza di questi dati invito a guardare quella colonnina rossa che tiene alta la bandiera italiana, che è quella della Juventus al 9° posto, perché poi vedremo anche la Juventus rapportata alle italiane, quindi sembrano quei modelli in scala per definire l'universo, no? La Terra rispetto al Sole, rispetto alle galassie. C'è la Juventus che in Italia è dominante, e ripeto, lo vedremo tra poco, rispetto alle altre squadre, si stabilizza al 9° posto, che è comunque un risultato importantissimo, proprio guardando le dimensioni delle inglesi, perché in questa top 10, a parte il caso inglese che è, come dicevi tu Andrea, eclatante, ci sono solo Real Madrid e Barcellona che sono tra le top 3 d'Europa, sono società potenti a livello assoluto, quasi a prescindere, insomma. Sì. Qualche commento su questa classifica. Abbiamo 6 squadre inglesi, è entrato il Tottenham al 10° posto scalzando il Paris Saint-Germain, che è passato all'11° posto. Abbiamo la Juventus, abbiamo il Bayern Monaco e le due grandi spagnole, poi il resto sono squadre inglesi. Altro dato interessante
e il Manchester City è passato da sesto a quinto, quindi scavalcando l'Arsenal. La squadra che è cresciuta di più tra le top 10 a livello percentuale è il Tottenham al 24%, ma la Juventus è cresciuta del 22% ed è la seconda tra le top 10. E questo risultato non a caso è anche riflesso poi nei risultati di borsa degli ultimi mesi. Certo. Non dimentichiamo che le azioni della Juventus negli ultimi 3 mesi sono più che triplicate. Certo. C'è forse anche qualche speculazione, però comunque indubbiamente il mercato sta apprezzando la gestione Agnelli degli ultimi anni. Andiamo a vedere quella che abbiamo definito una divisione econgeografica, questo gioco di parole, per capire dove si localizza a livello europeo questo valore, la cifra più alta di valore di impresa. Notiamo il dominio inglese con 8 club. Volevo chiedere a Gianni, questo caso Inghilterra come lo vogliamo definire? È un risultato definibile, cioè dipendente solo da una questione diritti sportivi che, come sappiamo, nelle recenti asse hanno causato un boom della Premier League in generale, o c'è qualcosa di più strutturale? I diritti televisivi sul calcio sicuramente, a parte il caso del Manchester United, che è un'azienda a tutto campo che spinge i ricavi commerciali, sono sicuramente molto importanti, perché se no non ci sarebbe un effetto così alto su tutti i club inglesi, e ad esempio i diritti sportivi, ricordo, venduti dalla Premier League sono un po' meno del triplo del valore rispetto a quello ad esempio del calcio italiano, certo, secondo il vecchio contratto che terminerà con il prossimo campionato, quindi vedremo come sarà la prossima negoziazione. Per esempio in Germania il nuovo contratto dei diritti TV è migliorato molto anche lì. L'altro fattore che penso sia importante nei club inglesi, lo abbiamo detto tante volte, è quello dell'investimento non solo nelle gambe dei calciatori, ma anche negli stadi, nell'immobiliare, che diversi club hanno stadi di proprietà, e quindi questo è una diversificazione dei ricavi e anche un po' una stabilizzazione. Poi c'è la gestione commerciale, l'internazionalizzazione, il calcio, la Premier League è il calcio più visto anche all'estero, e quindi questo rientra, diciamo, nell'incremento dei ricavi. E poi il calcio inglese, forse anche per tutti questi fattori, è quello che è più aperto all'arrivo di proprietà straniere, certo, non solo cinesi, anzi poco cinesi, ma soprattutto russi, americani, insomma, quindi il calcio inglese è un po' come il torneo di Wimbledon del tennis, diciamo, è quello che favorisce il miglior spettacolo, e questo si traduce anche in affari. Chiaro, e lo stiamo vedendo, lo stiamo osservando come quello potrebbe essere un modello futuro anche per la nostra Serie A, che comincia ora invece a interessare degli investimenti stranieri. Rimanendo su questa grafica, è molto interessante vedere la distribuzione per quanto riguarda l'Italia. Mi colpiva il confronto con la Germania, siamo sotto la Germania ma abbiamo un valore, abbiamo più club probabilmente in questa classifica rispetto ai 3 solamente tedeschi, che immagino siano i 3 club principali, quindi il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e lo Schalke 04. Sì. Ci sarebbe anche il Wolfsburg se pubblicasse i bilanci, ma non li pubblicano, quindi non lo possiamo valutare. Prima di commentare e rispondere alla tua domanda, teniamo presente che le 8 squadre inglesi fanno il 40% del totale del valore di circa 30 miliardi delle squadre analizzate. Guardando alle italiane e paragonandole ad esempio all'inglese, ricordiamo che è uscita una squadra italiana dalle top 32, anche se è la 33esima, perché noi in totale ne abbiamo analizzate 39, che è la Fiorentina. Forse quello che bisogna dire è spiegare perché ci sono così tanti club italiani. Questo è il risultato del metodo di distribuzione dei proventi dai diritti televisivi, che in un certo senso tende a premiare le squadre di più alta classifica, certo, e quindi tende a portare più squadre all'interno di questa, della nostra analisi. Se prendiamo le squadre inglesi, il metodo di distribuzione è molto più paritetico. Vorrei anche aggiungere una cosa a quello che stava dicendo Gianni poc'anzi, perché ha fatto un commento importante. Non è solo una questione di gestione del club, è anche una questione di prodotto calcio e di prodotto Premier League. Teniamo presente che la Premier League vende i diritti televisivi a livello internazionale e il valore di tale vendita è superiore alla vendita nazionale di qualunque altra lega. Cioè, rispetto alla Bundesliga, alla Serie A e alla Liga Spagnola.
Certo, andiamo a vedere i migliori in ogni paese, quindi usciamo da questa top 10 e vediamo la classifica con le migliori squadre in ogni paese. Vediamo che in questo caso il dato più importante, più interessante per noi è questo quarto posto della Juventus, no Andrea? Sì, beh, le prime 4 praticamente le abbiamo già viste nel podio e nelle top 10. Le prime 3 praticamente, le prime 2 fanno parte del podio, il Bayern certo, perché c'era il Barcellona, perché c'era il Barcellona. Quello che possiamo vedere è con il Paris Saint-Germain in quinta posizione, poi in un certo senso si apre un po' una voragine a livello di valore d'impresa e questo in un certo senso fa capire come comunque il calcio crei valore soprattutto nelle grandi economie. Cioè tu puoi crescere e puoi creare valore nel momento in cui sei in un mercato con una grande popolazione, in cui c'è un reddito pro capite di un certo livello, in cui puoi vendere i diritti televisivi a un certo prezzo e di conseguenza hai anche un bacino di utenza, un bacino di tifosi che ti possono riempire lo stadio e che ti possono portare a dei ricavi commerciali. Vediamo al fondo di questa classifica Galatasaray, Benfica e Ajax, una media diciamo di circa 300 milioni che praticamente è un quarto rispetto alla Juventus, tanto per fare un paragone. Ecco. A proposito di questi rapporti, mettiamo la Juventus al primo posto, quindi scendiamo in Italia, e la parola scendiamo non è a caso Gianni, perché come dicevamo prima, modello in scala, la Juventus 1218 milioni di euro è la società leader in Italia, ma guardiamo anche Gianni il risultato delle altre, cioè vedendo questo tipo di scala vediamo che la Juventus vale più della somma di Milan e Roma, che sono le società seconda e terza, ma addirittura più della somma di Milan, Inter e Lazio. Come è stato possibile scavare questo divario in questi anni? Il risultato, tra l'altro il divario tra il valore della Juventus e la somma diciamo, delle inseguitrici è aumentato perché nel primo rapporto l'anno scorso la Juventus valeva più della somma di Milan e Inter e avanzavano qualche decina di milioni ancora. Quest'anno se uno fa la somma di Milan e Inter rispetto alla Juventus, che la Juventus il valore è aumentato di 235 milioni in questi dati di KPMG, quindi uno somma Milan e Inter si arriva a 976 milioni, c'è posto per un'altra squadra che è appunto la Lazio e ancora rimane qualche spicciolo. Quindi come si spiega? La Juventus, io direi investimenti, gestione migliore della società e risultati sportivi. Investimenti, lo stadio di proprietà che certo. A parte i casi di Udinese arrivati dopo e Sassuolo, Mapei, diciamo è l'unica squadra, comunque è l'unica grande squadra che ha uno stadio di proprietà e ancora le altre stanno all'anno zero, diciamo, le altre squadre italiane rispetto alla Juventus. In 6 anni questo ha generato migliori ricavi, ha anche dato un effetto sul piano sportivo, poi investimenti in calciatori che hanno dato un ritorno importante, come sappiamo, nei risultati sportivi, 6 scudetti consecutivi, è migliorata anche la performance commerciale. Questa secondo me non è ancora al livello comunque dei competitori, per esempio nell'ultimo bilancio ancora i ricavi commerciali della Juventus sono stati più o meno come quelli del Milan che fino all'anno precedente era davanti, quindi se paragoniamo queste due realtà sul piano sportivo sorprende. Assolutamente. Quindi c'è ancora un potenziale di crescita. Si registra un aumento del valore della Roma e anche dell'Inter, mentre il Milan diciamo, è sostanzialmente invariato, 2 milioni in più, quindi qui per le nuove proprietà cinesi o pseudo cinesi, non so perché sono schermate delle squadre milanesi, c'è molto lavoro da fare. Potremmo definire in un altro modo, c'è un potenziale di crescita importante. A questo proposito, Andrea, dato interessante, il Milan 547 milioni segnalato come valore d'impresa, però sappiamo che facendo un calcolo dopo la compravendita della proprietà accordata cinese, come diceva Gianni, arriviamo a 700... O pseudo-cinese, insomma, con fondo Iliot, come sappiamo un intervento anche straniero. Sappiamo che il prezzo, possiamo definirlo così, del Milan è stato di 740 milioni. Ecco, qual è la differenza tra il prezzo di una società e il suo valore di impresa? Perché c'è questa discrepanza? Beh, il valore è quello che il mercato, se si comportasse in maniera razionale, dovrebbe pagare un bene o servizio. Il prezzo è invece ciò che viene pagato in una transazione, diciamo, individuale.
il prezzo molte volte tiene conto di vantaggi, sinergie specifiche di un acquirente. Gianni magari vorrà commentare, ha fatto un'analisi molto interessante di recente in cui appunto ha parlato del valore del Milan e della transazione. Tenete presente che in questa analisi il Milan per noi è rimasto allo stesso valore che avevamo dato lo scorso anno, che è più o meno sotto di 200 milioni al prezzo riportato dalla stampa. Tendo anche a precisare una cosa, la Roma di queste società è quella che è cresciuta di più, è cresciuta del 27%, la Juventus è cresciuta del 24%, anche se in valore assoluto oltre 220 milioni. Anche l'Inter è cresciuto e tendo a sottolineare ancora una volta il buon risultato del Napoli, perché il Napoli è cresciuto del 4%, però di tutte queste squadre, se noi prendiamo la somma dei profitti o delle perdite degli ultimi 3 anni, il Napoli è l'unica positiva con 4 milioni, la Lazio e la Juventus sono a pari, il Milan ha una perdita di 255 milioni, la Roma di meno 95 milioni. Dati molto interessanti. Andiamo a vedere l'ultima grafica. Andrea, i ricavi, gli incassi derivati dalla UEFA nelle ultime 2 stagioni, qui la Juventus la troviamo al primo posto. Ricordiamo che in questo grafico che stiamo per vedere non ci sono ancora i risultati di questa stagione, dove la Juventus è arrivata alla finale e quindi è destinata a crescere. Questo è un dato molto importante, anche raffrontato, e dimostra, lo spiega, anche quel 24% in più. Sì, questi sono i dati delle ultime due stagioni sportive precedenti a quella che è appena conclusa, e qua vediamo appunto che la Juventus è la squadra europea che ha ricevuto di più dalla UEFA, e ciò è legato al metodo di distribuzione dei ricavi da parte della UEFA, che tiene in conto, diciamo, la componente sportiva, il risultato sportivo sul campo, ma poi c'è una questione di market pool che è legata praticamente alla dimensione del mercato televisivo in ciascun mercato. E in questo caso la Juventus ha beneficiato, ma ha anche beneficiato del fatto che è la squadra che è andata più avanti negli anni, mentre le altre sono uscite presto e qualcuna non si è neanche qualificata ai preliminari. E per questa ragione vediamo che appunto la Juventus non è presente in questa classifica. Interessante anche vedere, nonostante siano al top per valore d'impresa, il Manchester United non fa parte di questa classifica. Benissimo, io ringrazio ancora una volta Gianni Dragoni, giornalista Sole 24 Ore, per averci aiutato in questa analisi. Grazie. E lascio per ultimo, non a caso, Andrea Sartori, e un grazie particolare a KPMG, Andrea, per aver sviluppato insieme a noi a Football Benchmark, sempre in modo pronto, sempre in modo dettagliato, e noi speriamo di essere stati utili anche grazie a te, e di aver spiegato soprattutto bene questo che è un aspetto, quello del mondo dell'economia, della finanza all'interno del calcio, che non è da sottovalutare, specialmente per gli scenari futuri. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie per l'opportunità. Grazie ancora, noi vi salutiamo e vi rimandiamo magari nella prossima stagione ancora con Football Benchmark. Arrivederci.